Salve a tutti! Continuiamo lo studio sulla progettazione dei trasformatori di potenza in alta frequenza con la parte relativa alla misurazione delle induttanze di leakage e di magnetizzazione del trasformatore. Per risalire al loro valore bisognerà effettuare 4 misurazioni di induttanza utilizzando un LCR meter sul trasformatore che vogliamo utilizzare. Quindi, utilizzando il circuito equivalente del trasformatore reale che abbiamo visto nel precedente video e dove avevamo che l'induttanza di magnetizzazione di primario è accoppiata con l'induttanza di magnetizzazione di secondario, dove troviamo la leakage di secondario e la leakage di primario, e indicando con S1 ed S2 i capi dell'avvolgimento di secondario e con P1 e P2 i capi dell'avvolgimento di primario, con 4 misurazioni possiamo risalire al valore di queste 4 induttanze. La prima misurazione di induttanza la facciamo posizionando l'LCR meter sui capi dell'avvolgimento di primario e lasciando i capi dell'avvolgimento di secondario aperto. La seconda misurazione di induttanza invece la facciamo posizionando l'LCR meter ai capi dell'avvolgimento di secondario e lasciando i capi dell'avvolgimento di primario aperto. La terza misurazione di induttanza la facciamo di nuovo posizionando l'LCR meter sui capi dell'avvolgimento di primario, però questa volta andiamo a cortocircuitare i capi dell'avvolgimento di secondario. Quarta e ultima misurazione la facciamo nuovamente posizionando l'LCR meter sui capi dell'avvolgimento di secondario e questa volta sempre cortocircuitando i capi dell'avvolgimento di primario. Ma quindi quali valori di induttanza stiamo misurando con queste operazioni? M1 corrisponde alla somma della leakage di primario più la magnetizzazione di primario. M2 invece corrisponde alla somma della leakage di secondario più la magnetizzazione di secondario. Per quanto riguarda invece M3 ed M4, andiamo a vedere quelli che sono i circuiti equivalenti. Quindi, per quanto riguarda la misura di M3, avendo cortocircuitato i capi del secondario, il circuito equivalente che stiamo misurando è questo qui, quindi in pratica abbiamo la leakage di primario sommata al parallelo della magnetizzazione di primario più la leakage di secondario rapportata al primario. Mentre per quanto riguarda la misurazione di M4, avendo cortocircuitato i pin dell'avvolgimento di primario, quello che stiamo andando a misurare è la leakage di secondario sommata al parallelo della magnetizzazione di secondario con la leakage di primario rapportata al secondario, quindi diviso per n al quadrato. Riscrivendo sotto forma di equazioni quello che abbiamo appena detto a voce, otteniamo un sistema in 4 equazioni in 4 incognite non lineare. Quindi, come possiamo vedere, i termini noti sarebbero M1, M2, M3 ed M4, che sono appunto le 4 misurazioni effettuate, mentre le incognite sono leakage di primario, leakage di secondario, magnetizzazione di primario e magnetizzazione di secondario.
Essendo un sistema in 4 incognite con 4 equazioni non lineari, la soluzione analitica, quindi ottenibile mediante risoluzione a mano, risulta essere abbastanza complicata. Poi, nel caso in cui si volessero effettuare prove multiple su diversi trasformatori, andare ogni volta ad rieffettuare i calcoli diventerebbe abbastanza noioso. Così quello che ho fatto è stato di riportare questo sistema in MATLAB e poi sarà il programma in 0,5 secondi ad effettuare una iterazione numerica e a risolvere il sistema, e quindi darà direttamente in uscita i 4 valori di induttanza che mi interessa ottenere. Ora, quello che ho fatto e che voglio mostrare nel seguito del video è un test su questo trasformatore. Quindi, per verificare che in effetti i discorsi che abbiamo fatto finora sono corretti, sono andato a effettuare degli avvolgimenti su questo nucleo e sono andato a effettuare appunto tutte queste 4 misurazioni e a risolvere il sistema con MATLAB. Quindi quello che vedremo sarà appunto la soluzione già fatta. Prima di passare all'analisi dei risultati, voglio farvi vedere che le misure sono sostanzialmente diverse. Quindi ho posizionato l'LCR meter sul primario del trasformatore, quindi in questo momento sto misurando M1, che è pari a 290 microhenry. Se io provo a cortocircuitare il secondario, quindi andrei a misurare M3, come si può vedere, il valore di induttanza misurata scende drasticamente e in questo momento risulta pari a 60 microhenry. Quindi in effetti l'LCR meter è come se stesse misurando circuiti totalmente differenti. Quindi, come dimostrato, la teoria risulta essere corretta. Ecco qui i risultati dei test. Quindi, riassumendo, ho utilizzato un nucleo di tipo EE35 dove ho effettuato 24 giri di primario, ovvero il filo rosso, 12 giri di secondario, ovvero il filo bianco, e quindi un rapporto spire equivalente pari a 2. Ho effettuato 2 test diversi, quindi in un caso ho unito le 2 parti del nucleo senza la presenza di un air gap, mentre nell'altro caso ho messo un sottile foglio di carta per avere qualche decimo di millimetro di air gap. Quindi nel primo caso questi sono i valori delle 4 misurazioni effettuate, che poi sono stati messi in MATLAB, e la soluzione del sistema ha dato questi 4 valori di induttanze. Quindi abbiamo 17 microhenry di leakage di primario, 1783 microhenry di magnetizzazione di primario, una leakage di secondario inferiore al microhenry e una magnetizzazione di secondario di 480 microhenry. Quindi, come si può chiaramente vedere, abbiamo che l'accoppiamento magnetico dei 2 nuclei è quasi perfetto. Mentre per quanto riguarda le misurazioni effettuate con la presenza dell'air gap, abbiamo che questi sono i 4 valori ottenuti,
che sono stati messi a loro volta in MATLAB, e questi sono i 4 valori di induttanze risultate. Quindi abbiamo una leakage di primario di 52 microhenry, una magnetizzazione di primario di 278 microhenry, una leakage di secondario di 1 microhenry e una magnetizzazione di secondario di 86 microhenry. Quindi, come risulta evidente, la presenza dell'air gap ha peggiorato quello che è l'accoppiamento magnetico fra i due avvolgimenti, e quindi si può vedere che il rapporto fra leakage e magnetizzazione è aumentato. Inoltre, per essere precisi al massimo, voglio far osservare che questi valori di induttanza, nel caso in cui si volessero ripetere i calcoli, sono affetti da un minimo errore, nell'ordine di 2-3 microhenry. Infatti, essendo MATLAB un risolutore numerico e quindi non analitico, quello che succede è che la soluzione è sempre affetta da un piccolo errore. Poi ovviamente qui non siamo a spaccare il capello, quindi che sia 278 o che sia 281, sostanzialmente non vi è nessuna differenza. Ciò che è importante è appunto il grosso del risultato. Molto bene, quindi questo è il metodo che si utilizza per riuscire a ricavare i valori di induttanze di leakage e di magnetizzazione di un trasformatore. Per questo video quindi è tutto. Alla prossima!